anche il nostro marchio, che è quello che potete vedere anche sulla mia maglietta, sta a significare proprio quello. C'è una mano che va a spargere i semi e la stessa mano che va, a costruire poi la forma di un albero, quindi una mano che semina e un albero che nasce. Quindi da questa filosofia qua noi praticamente siam partiti con una missione. Ehm, Praticamente non è che possiamo, diciamo, andare a recuperare tutti gli alberi del mondo, però sicuramente possiamo, invogliare attraverso questa filosofia tutte le persone a fare in questa maniera. E quindi poi, conoscendo anche Apical, e poi con Nicola il progetto Solar, siamo arrivati anche a spingere le amministrazioni a ragionare su questo tipo di filosofia, che adesso ovviamente oggi vi racconto. Praticamente, cosa dire? Allora, praticamente Piantaland aiuta le amministrazioni a generare l'interesse presso le proprie aree verdi, creando esperienze immersive nella natura, promuovendo il recupero di terreni abbandonati, evidenziando la consapevolezza ambientale, favorendo il benessere e il contatto con la natura. Questo permette la creazione di un modello attrattore, che è la cosa più importante, perché se noi riusciamo, in un borgo a generare, un qualcosa che magari arrivano anche i primi turisti, ma poi in un secondo momento, ne arrivano sempre di più. Ma questo perché? Perché si attiva il passaparola, cioè un qualcosa che spinge anche le persone che sono già passate in questo territorio a ritornarci. E quindi noi abbiamo pensato di lavorare sugli alberi in questa maniera. E come lo facciamo? Lo facciamo praticamente andando a creare un modello che è tipico di Piantaland, che è quello che noi chiediamo un investimento sugli alberi, cioè un investimento annuale per ogni albero che è l'area da recuperare, e andiamo anche ad aiutare l'amministrazione a generare questi eventi in quell'area. Eventi ovviamente un po' particolari, eventi che spingono comunque a delle esperienze immersive nella natura, che promuovono il recupero dei terreni abbandonati, che evidenziano la consapevolezza ambientale. Insomma, tutte queste cose che ho anche, detto prima, in questa maniera facendo in modo tale che gli stessi guadagni che si ottengono da questo risultato di eventi, quindi di lavoro su quest'area, possono essere riutilizzati direttamente in quest'area. E poi le parti eccedenti, quindi i margini, diciamo, di quello che avviene in questo progetto, riutilizzati per chi ha investito negli alberi e quindi ridati indietro all'investitore in forma di credito. E questi crediti poi possono essere utilizzati per essere spesi su quel territorio locale. Quindi praticamente andiamo a creare un momento di rigenerazione sia dei boschi, ma anche, diciamo, delle attività locali stesse, andando, diciamo, in qualche maniera a spingere le realtà del luogo. Questo noi adesso lo stiamo già, realizzando in privato con alcuni terreni che stiamo recuperando nella Daunia, che sarebbe, diciamo, un'area della provincia di Foggia, ma, come dicevo, il progetto spinge più sulla missione, quindi stiamo anche lavorando su altre aree d'Italia, come la Lombardia, dove io sono in Lombardia, ad esempio, o, nel Piacentino, o anche nel Parmense, nel Bolognese. Stiamo cercando, diciamo, di spingere proprio questo tipo di filosofia e anche a contaminare altri progetti che hanno questo approccio. Il crescente interesse per il turismo sostenibile è importante, secondo noi, e quindi questa importanza poi si riporta nella conservazione della natura, che è un altro elemento importante, che fa sì che il nostro progetto Piantaland possa aiutare e proporre insieme alle amministrazioni e le comunità un progetto in continua evoluzione, che migliora ad esempio che migliora assolutamente nel tempo, quindi sempre il concetto del ritorno. Cioè, faccio degli esempi, si possono fare degli eventi, naturali, come per esempio la costruzione di muretti a secco,
che ad esempio è una cosa che può aiutare sia il borgo a rinascere con delle comunità, comunque facendo proprio dei lavori, mentre si lavora si fanno delle azioni, si fanno delle cose diciamo concrete, ma nello stesso tempo, ad esempio, chiaramente una persona che è ospitata non può vivere tutto l'anno in un posto, ma sarà diciamo contaminata a ritornare successivamente, perché magari vorrà andare a vedere come quel lavoro dove lui ha partecipato si è concluso o si sta trasformando o può aggiungere altre azioni a quel tipo di lavoro. Quindi diciamo cercando in qualche maniera di trasformare anche l'ospite in qualcuno della comunità locale. Un po' come se fosse, non so, festeggiato quando ritorna per l'aiuto che sta dando alla stessa comunità. E quindi c'è proprio questo scambio che noi vediamo proprio come filosofia tra le piante e l'uomo, cioè le piante danno qualcosa all'uomo e l'uomo dà qualcosa alle piante, come la manutenzione, chiaramente. Perché un altro nostro pilastro è il fatto che non basta solo piantare, perché poi per le piante per crescere ci vuole un bel po' di tempo, ma bisogna assolutamente prima recuperare le piante. Per recupero intendo anche la pulizia del bosco, ad esempio il sottobosco è importante, o mettere magari alcune aree in sicurezza dagli incendi, ad esempio. Quindi andando magari anche a creare dei sbarrafuochi o altre tipologie per minimizzare anche tutto quello che potrebbe succedere in queste aree. Queste aree un po' più a rischio, chiaramente, che parliamo dell'Appennino, no? Perché magari vuoi che alcune condizioni climatiche portano sempre a situazioni di questo tipo. Alcuni esempi adesso ad esempio che ho estrapolato per le realtà come i borghi, ad esempio, già qualcuno ne avevo già detto, ad esempio la piantumazione di alberi e delle essenze però autoctone di quel luogo. E anche questo comporta la possibilità di creare eventi e quindi la gestione, la costruzione di muretti a secco che accennavo anche prima, il recupero di frutteti abbandonati, perché ci sono un sacco di terreni, anche di privati e non, anche direttamente anche degli enti, abbandonati, ma che erano dei frutteti, quindi degli alberi che possono donare cibo per la comunità o comunque essere semplicemente delle cartoline estetiche. Il recupero dei sentieri, che già sentivo anche prima parlarne per Pellegrino, questo è fondamentale. Chiaramente bisogna anche avere, diciamo, tutto quello che comporta diciamo, l'attività di questi tipi di attività. L'utilizzo di aree comuni da destinare alla collaborazione delle persone, ad esempio progetti come gli orti sociali, aree di laboratorio naturale di arte, che si possono sempre realizzare in boschi, diciamo, che hanno degli spazi adeguati a questo tipo di attività. Altra cosa che si può realizzare, che piace anche tanto ai bambini, è la catalogazione degli alberi. Cioè io mentre catalogo gli alberi, mentre faccio anche un controllo di quello che il bosco può dare, dallo stesso tempo posso andare a fare proprio un lavoro di catalogo, cioè andare a capire che specie è quell'albero, come è messo, se ha delle possibilità, via dicendo. E molto ancora. E questo attraverso facendo degli eventi che mettono in contatto diretto le persone con la natura, proponendo quindi anche dei modelli di coworking nel verde e di spazi comuni, e questo, diciamo, permettono dei momenti di lavoro distribuiti. Quindi, diciamo, questo tipo di modello è quello che noi vogliamo andare a coinvolgere vogliamo proprio coinvolgere anche le enti a fare questo tipo di discorso, realizzando poi, attivando anche il modello dei crediti, dei veri e propri gas per aiutare gruppi di acquisto, praticamente dei prodotti locali, per aiutare anche i fornitori locali nei loro progetti diciamo, di riqualificazione magari di prodotti che sono particolari del luogo. Classico, ad esempio, noi già stiamo facendo qualcosa con il miele,
che per esempio il miele che è vicino ai boschi, utilizza magari anche i nostri boschi, utilizza altri tipi di boschi, ma diciamo miele con una certa filosofia può essere diciamo pubblicizzato anche attraverso i nostri contatti di persone che chiamano il nostro tipo di filosofia. Tutto questo ovviamente è fattibile attraverso la creazione di una rete di fornitori che noi man mano che diciamo andiamo a individuare i boschi, intorno al bosco individuiamo anche una rete di fornitori locali, le comunità ovviamente di quella zona lì, e andiamo ovviamente magari a gestire anche la formazione di volontari per quanto riguarda tutta una serie di possibilità che appunto, come ho detto prima, il recupero dei muretti e o il discorso di andare a manutenere le piante comportano comunque una serie di attività formative che diciamo vanno ad aiutare questo tipo di modello. Chiaramente il nostro modello è anche un modello che è assolutamente deve essere etico, quindi tutti i progetti che facciamo da questo punto di vista devono avere un aspetto anche etico dal punto di vista dei materiali che vengono utilizzati. Faccio un esempio, ad esempio se questo tipo di progetto verso un ente prevede anche, non so, la creazione di un'area o di una struttura o di un'attrazione, quale può essere anche, non so, le panchine, no, che vediamo in giro a volte le panchine dove io posso ammirare il panorama, quello che noi chiudiamo è comunque un'attenzione ai materiali, perché se no giustamente diciamo si va a perdere quella che è la filosofia iniziale, cioè quindi prevediamo che qualsiasi progetto debba sicuramente avere un impatto positivo sempre sull'ambiente ed essere anche in aggiunta una certa responsabilità anche sull'uso dell'acqua, anche i discorsi che vanno sulla promozione del cibo, il chilometro zero, insomma tutti questi impatti che noi siamo un po' abituati nelle grandi città, diciamo in questi progetti dove noi puntiamo, vogliamo andare andare a fare diciamo, a generare dei piccoli impatti, sempre in questo connubio qui, che per noi è importante. Ecco, questo diciamo è un po' quello che è la filosofia di Piantaland, che poi nasce anche da, non so, alcuni di voi sicuramente conosceranno Stefano Mancuso, che già da un po' sta comunicando, non è tanto il fatto se noi riusciamo poi a piantare milioni di alberi, che è la cosa, un'impresa mi auguro che comunque si possa fare, ma diventa abbastanza ardua. Ma quello che possiamo fare è invogliare tutti noi a un tipo e un modo di approcciarsi alla natura diverso, e quindi questo tipo e modo di approcciarsi alla natura diverso lo si può fare andando a rendere un po' tutti proattivi. Quindi diciamo la filosofia di Piantaland non deve essere solo di Piantaland, ma di qualsiasi altro progetto che possa integrare il fatto che le piante possano essere migliorate sistemate diciamo rese economicamente valide in modo tale che anche l'uomo le possa apprezzare da tutti i punti di vista, non solo da quello che già fanno. Ecco, tutto qui. Quindi niente, poi ovviamente chiunque voglia ulteriori informazioni può contattarmi. Il progetto è abbastanza trasparente, ci stiamo trasformando, c'è una community che si sta man mano strutturando. Io ringrazio ovviamente Apical perché Apical mi ha permesso di entrare in contatto anche con voi. Ringrazio anche Solar, che è un progetto di Apical, cui diciamo facciamo parte, come ha detto prima Nicola, nel progetto del catalogo. E che dire, integrate tutti quanti nei vostri progetti, in qualsiasi cosa che voi fate, un albero, ecco, tutto qui, un albero e comunque le piante, che comunque sono la nostra, sono comunque una parte di noi, ecco, che vanno rispettate. Chiuso. Grande Leo.
Guarda, tutto molto figo, guarda. Siamo tutti bravi a camminare in mezzo alla natura, ma ci piace a tutti, ma poi invece tu sei uno dei pochi che hai fatto in più di noi. Oltre a guardarla, la natura la tocchi pure, la Sì, curi. diciamo che hai fatto bene a dirlo perché io da 10 anni con il gruppo In Cammino ho camminato, diciamo, in tutta Italia, ho osservato molto e poi col Covid ho avuto questa, diciamo, illuminazione che era anche una roba abbastanza banale, le piante, cioè le piante che le osservavo tutti i giorni, ma non ne avevo apprezzato come adesso, diciamo, iniziando a lavorare in quest'altra maniera, non avevo apprezzato quanto le piante potevano essere proprio le compagne di avventura del cammino. Diciamo, è stata un'evoluzione del camminare, e quindi diciamo un cammino 2.0, non so, chiamalo come vuoi. Ma guarda, mentre ci parlavi prima mi è venuto in mente che anche a San Pellegrino, proprio il comune che vi raccontavo prima, la frazione di Santa Croce, durante il Covid hanno fatto una delle prime attività sociali all'aperto dopo i lockdown, è stata proprio quella dell'orto dei bambini, cioè gli anziani e i bambini si sono trovati all'aperto, gli anziani hanno insegnato ai bambini a come coltivare, Bello. piantare, è bello, sì. È Molto stato... bello, molto bello. Infatti qui c'è proprio la comunità, la condivisione e appunto questo è uno degli spazi che tra l'altro si può pensare quando diciamo un ente ha un terreno, ha un territorio che può condividere. Infatti gli orti sociali diciamo varie varianti di questo modello sono molto belle e uniscono il territorio. Poi questa cosa dei nonni e i bambini è molto bella, sì. Sì, oh, geniale. Guarda. C'è Juan Carlos in chat che ti chiede dove si trova il tuo miele, Dove si trova? il vostro miele. Ah, il miele. Ah, il miele no, non è nostro, ma è di un produttore che è ad Orsara di Puglia. È un piccolo produttore, ma poi ne uriremo piano piano, ne faremo altri. Insomma, l'idea finale sarà costruire un e-commerce che sarà ad uso e vantaggio, diciamo, proprio degli investitori di Piantaland, cioè ci entrano in questa situazione chi investe sugli alberi entra in questo gas, diciamo, che ha la possibilità di accedere a dei produttori che sono vicino a quel bosco. Questo per il connubio che noi generiamo qualcosa per gli alberi e gli alberi generano qualcosa per noi. Ovviamente quello che noi generiamo per gli alberi senza fare giri di parola sono i soldi. Questi soldi arrivano, vengono reinvestiti con delle regole precise e questo rigenera, diciamo, va a creare questo indotto e dà la possibilità appunto di rigenerare i boschi. Chiaramente non stiamo parlando di ettari di bosco, perché per questo tipo di filosofia dovremmo avere tanti amministratori che generano tanti, che hanno in gestione tanti boschi. Non si può fare tutto da soli, chiaramente. Ah, capito. Certo, sì, sì, piccoli passi si sono fatti. Ecco perché gli enti e gli amministratori locali sono fondamentali per questo tipo di filosofia, diciamo. Certo, certo. Grazie mille, Leo, ci hai proprio aperto un nuovo mondo. Uno, due, tre, piantala!